Siamo tutti stressati? E ora che si fa? Lo stress è diventato un problema abbastanza comune e pochi di noi possono dire di non essere stressati. Però ci sono alcune persone che lo sopportano molto bene e altri che rimangono distrutti dallo stress. Ecco perché oggi parliamo di Psycho-Pass. Psycho-Pass è un anime molto bello che, se non hai già visto, ti consiglio veramente di guardare. È ambientato in un mondo dove le condizioni psicologiche delle persone vengono costantemente monitorate da telecamere e rilevatori. Ad ognuno viene affibbiato un punteggio e quel punteggio determina se la tua sanità mentale è ok oppure se sei un criminale latente. Insomma, quando pochi punti di differenza possono fare la differenza tra l'essere considerato sano o un criminale latente e quindi beccarti un proiettile paralizzante piuttosto che un proiettile letale, tenere sotto controllo questo numero diventa abbastanza importante. Tra i vari personaggi, l'ispettore Akane sembra apparentemente immune allo stress, ma in realtà in molte scene vediamo che non è così, ma che è semplicemente bravissima a gestirlo. In qualsiasi momento è in grado di ristabilire la sua sanità mentale e il suo equilibrio indipendentemente dalla situazione in cui si trova. Quindi, visto che tutti noi siamo sottoposti a situazioni stressanti ogni singolo giorno, è utile riuscire a sviluppare quella capacità che ha Akane. Allora, vediamo cosa fare per riuscirci. Punto 1. L'approccio allo stress. Allora, di fronte allo stesso evento, ognuno reagisce in maniera diversa. C'è chi non si lascia intaccare e c'è chi invece ne rimane traumatizzato. Questo perché non è tanto l'evento in sé che ci stressa, ma più che altro è la nostra reazione nei suoi confronti. Quindi capirai quanto è importante il tuo approccio. Se pensi allo stress come un qualcosa di devastante, avrà su di te degli effetti molto più negativi. Se invece inizi a vedere lo stress come uno stimolo positivo, allora i suoi effetti cambieranno. Vedi lo stress come un semplice segnale che il tuo corpo ti manda per segnalarti che c'è qualcosa che non va e per spingerti a fare qualcosa per risolvere quello specifico problema. Eh sì, lo stress non è per forza qualcosa di negativo. Infatti, già dalle prime puntate di Psycho-Pass potrai vedere le condizioni delle persone affette da quella che chiamano carenza di eustress. Queste persone si sono impuntate a voler eliminare a qualsiasi costo ogni traccia di stress. E il risultato è che ad un certo punto smettono di rispondere a qualsiasi stimolo e cadono in una specie di coma sereno fino a quando le loro funzioni vitali semplicemente si spengono. かねてより適度のストレスは免疫活動を活性化させるなど好ましい効果もあるとされてきた。いわゆる人生の張り合い、生きがいと言い直してもいい。 E mi dirai, eh sì, grazie, ma Psycho-Pass non è mica la vita reale. Io senza stress starei benissimo. E invece no! Perché già un secolo fa qualcuno si era accorto che questa cosa è reale e che tutti noi abbiamo bisogno di un pochino di stress nel nostro organismo, che funge da stimolo. Questo qualcuno è il medico Hans Selye, che per primo ha parlato del concetto di eustress. L'eustress è appunto lo stress buono e lui diceva che l'eliminazione completa dello stress equivarrebbe alla morte. Quindi, rispondendo allo stress in maniera positiva, con un senso di entusiasmo per la sfida che hai davanti, invece che affrontarlo con ansia, puoi vivere una situazione normalmente stressante in maniera positiva e portare addirittura dei benefici al tuo organismo e alla tua mente. Ovviamente c'è stress e stress, non sto dicendo che puoi vivere in maniera positiva un disastro aereo catastrofico con caduta libera nell'oceano conseguente, ma lo puoi fare con la maggior parte delle situazioni stressanti con cui hai a che fare tutti i giorni. Quindi, quando sei in difficoltà, invece che concentrarti sulla situazione di stress che ti opprime, impara a vedere l'opportunità che nasconde. Ossia, quella di poterti procurare un senso di soddisfazione e appagamento per essere riuscita ad affrontare quell'ostacolo ed essere riuscita ad arricchire la tua vita grazie a quello. Passiamo al secondo punto, la fedeltà ai tuoi valori. Dirai, ma che cosa c'entra con lo stress? Ora ti spiego. Parlavamo di Akane e del suo meraviglioso talento nel gestire lo stress. Ecco, Akane ha le sue regole morali e non le viola per nessun motivo. Quando fa o non fa qualcosa, lo fa o non lo fa per un preciso motivo in cui crede profondamente. Si lascia guidare dai propri valori e gli resta sempre fedele. Ad esempio, nella prima puntata il Sibyl System condanna una ragazza ad un proiettile mortale, ma Akane si impunta a non volerle sparare perché, in quanto vittima, pensa che sia sua responsabilità proteggerla. Akane, nonostante il suo lavoro, resta sempre positiva e speranzosa verso il futuro.
E se ce la fa lei, ce la possiamo fare anche noi. Basta modificare un pochino il nostro modo di ragionare, permettendo a noi stessi di vedere anche i lati positivi del mondo e non focalizzarci solamente su quelli negativi. Eh sì, perché più ti ripeterai che la società fa schifo e più sarai bravo a notarne i lati negativi, i difetti, le imperfezioni e le colpe. E ai tuoi occhi la società continuerà a peggiorare. Akane, invece, è consapevole dei problemi e dei malfunzionamenti della sua società, ma invece che concentrare e focalizzare le sue attenzioni su questo, si concentra sul comprenderle e soprattutto su quello che lei può fare per migliorare la situazione. Smetti di lamentarti di ciò che vedi e di ciò che ti accade e inizia invece a prendere in mano la tua vita. Cerca di migliorarla, la tua e quella degli altri, mantenendo sempre il tuo comportamento in linea con i tuoi valori. Così riuscirai a vivere in pace con te stesso e troverai conforto e sostegno dove prima vedevi solo problemi ed ostacoli. Ok, passiamo al punto forte, la padronanza di sé. Essere padroni di se stessi. Eh sì, serve una grande conoscenza di sé e soprattutto serve l'iniziare a prendersi la responsabilità della propria vita. Insomma, prendere in mano la propria vita invece che lasciarsi trasportare passivamente dagli eventi. A questo riguardo, sul mio blog puoi trovare ad oggi 57 articoli di crescita personale che parlano di questo. Buona lettura! Sì, capisco, preferisci i video. Beh, per il momento siamo a 12, ma col tempo questo canale diventerà pieno di questi contenuti, quindi iscriviti! Ok, torniamo alla padronanza di sé. Una cosa molto utile che puoi fare è smettere di rimuginare. Questo, infatti, è proprio il disastroso problema di Kogami, l'esecutore che collabora con Akane. Kogami continua a pensare e ripensare alla sua ossessione e questo lo fa letteralmente diventare pazzo. Anche se questa non è stata la causa scatenante del suo stress, questo è ciò che mantiene il suo stress ad un livello molto alto e costante. Akane infatti ragiona ma non rimugina. Ecco allora 3 esercizi pratici e velocissimi per i rimuginatori incalliti per fermare i rimuginii. 1. Carta e penna alla mano. Scrivi tutto ciò che ti passa per la testa per potertene liberare. Sì, tutto qui. Funziona. 2. Occupati attivamente. Sì, perché se fai qualcosa che ti richiede concentrazione, sostanzialmente la tua mente non avrà abbastanza risorse cognitive per pensare anche a qualcos'altro. Quindi funziona. 3. Impara a meditare. Sì, questo non è un metodo proprio velocissimo, a meno che tu non lo sappia già fare, però è un metodo che risolve i problemi alla base. La meditazione quindi tende a risolvere i problemi alla radice, però richiede tanta costanza e tanto impegno. Quindi, finché ti eserciti sulla meditazione, puoi usare gli altri 2 metodi sopra. Insomma, non puoi sempre scegliere a cosa pensare, però puoi scegliere a quali pensieri dare importanza. Questo ti permetterà di mantenere la tua mente pulita ed efficiente ed evitare di investire risorse inutili sul continuare a rimuginare e alimentare lo stress e utilizzare quelle risorse su ciò a cui davvero tieni. Quindi ricorda, per combattere lo stress devi modificare il tuo approccio ad esso, muoverti sempre in linea con i tuoi valori e infine acquisire una buona padronanza di te. Spero che questo video ti possa essere utile. Fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi e qual è il tuo approccio allo stress. Se vuoi approfondire e rimanere in contatto con me, in descrizione trovi il link del mio blog e dei miei social network. Iscriviti al canale per non perderti nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni. 誰が誰だかわからない状況でこんな狭い場所に押し込められてこいつら不安じゃないのか。匿名性を怖がってたらソーシャルネットなんてできませんよ。これはバーチャルじゃない。殴れば血が出るしナイフ一つで命を奪えるリアルな空間だ。なのに隣にいるやつの正体すらわからない。正気の沙汰とは思えんな。そんな考え方してるからサイコパスが濁るんですよ。